Tacco, finisce qui. Inter Real Sociedad 0-0, 90 minuti in cui si è creato veramente poco e l'Inter è ufficialmente seconda nel gruppo D di Champions League, seconda alle spalle della Real Sociedad per la differenza reti, beffa delle beffe per l'Inter che chiude con gli stessi 12 punti conquistati dai baschi, che però per effetto della miglior differenza reti da parte della Real Sociedad, che ha segnato 7 gol e ne ha subiti soltanto 2, mentre l'Inter ne ha segnati 8 e ne ha subiti 5, premia la Real Sociedad, che quindi è prima in questo girone di Champions. Un'Inter che si era qualificata con 2 giornate d'anticipo, e questa era la grande notizia. Arrivare alle spalle della Real Sociedad, meriti ai baschi sicuramente, grande sorpresa di questa Champions, inevitabilmente per la finalista dell'ultima Champions è un po' una delusione per un Inter che comunque credo Simo abbia dimostrato ancora come sia stata data la precedenza al campionato in termini di obiettivo, anche a livello di prestazione. Oggi è stata una partita in cui non ho mai avuto la sensazione di voler davvero assaltare la squadra avversaria con tutte le proprie forze, con tutte le proprie energie. C'è stata una gestione anche in ottica campionato, secondo me, e rimane un po' il rammarico, uno, per non aver fatto più gol al Benfica all'andata, due, anche per quel palo di Barella all'ultimo al ritorno, invece, quando potevi ribaltare quel clamoroso 3-0 fino al 4-3. L'Inter è seconda, dicevamo, se vuoi arrivare primo nel girone, la Real Sociedad devi batterla in casa, quindi meriti a loro, che sono stati evidentemente più bravi di noi. Sì, assolutamente meriti a loro, che si sono dimostrati dalla prima alla sesta partita una squadra di questo livello e secondo me arrivano meritatamente al primo posto. Molto molto deluso dall'Inter, se devo essere sincero, perché io avevo accettato e condiviso la scelta di, tra virgolette, buttare via la gara col Benfica, perché arrivava in una settimana dove veramente il campionato aveva l'assoluta priorità, visti gli impegni precedenti e successivi. Onestamente non mi aspettavo, né sinceramente riesco ad accettare, che però questa partita sia stata approcciata così, perché come hai detto bene, al di là dei meriti della Real Sociedad, che ripeto sono tanti, l'Inter non ci ha mai voluto veramente provare, obiettivamente, da quello che si è percepito. Mai il tentativo di alzare il ritmo, mai il tentativo di provare a fare la solita partita che l'Inter ha dimostrato di saper fare contro chiunque, per lo più in casa, figuriamoci, e se non negli ultimi 5-10 minuti con un po' di casino in area di rigore, che però non ha creato quasi nessun pericolo. E mi dispiace molto, perché adesso, a parte che vedo giustamente in chat molti sono delusi, ma anche chi non lo è, secondo me ci accorgeremo, come dicevo pre-partita, del peso di questa lettura sbagliata fra pochi giorni, perché ci ritroveremo a dover pescare una squadra molto molto probabilmente tostissima, e non che l'Inter abbia come impegno, cioè come obiettivo numero uno ritornare in finale di Champions League, però comunque sappiamo, intanto sei il vice campione, insomma la finalista, quindi anche per una questione di status devi onorare la competizione, e questo comunque lo faremo. Però poi anche a livello economico abbiamo visto che l'anno scorso i ricavi Champions sono stati fondamentali per un bilancio comunque in rosso, e qui ti sei giocato la possibilità di avere, non dico la certezza perché la certezza non c'è mai, però maggiori possibilità di arrivare quantomeno ai quarti di finale con uno sforzo, diciamo, relativo, con tutto il rispetto per le seconde. Mentre è chiaro che se peschi il City, il Real, il Bayern, quelle squadre qui, quella gara, a prescindere che poi tu riesca a vincerla, devi comunque affrontarla col 100% dell'impegno fisico e mentale. E per il tipo di girone che avevi con un Benfica così, tra l'altro, per me è un enorme spreco, un enorme spreco. È un spreco, ma è molto interista come cosa, eh? Sei fortunato, diciamo così, nel sorteggio e arrivi secondo. È molto interista come cosa. E poi adesso torniamo sulla partita. Lunedì 18 dicembre, ore 12, il sorteggio degli ottavi di finale di Champions. Noi saremo in diretta per seguirli insieme. Sorteggi che al momento ci dicono che l'Inter, arrivando seconda, pescherebbe una tra Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid,
Atletico Madrid quasi sicuramente, Manchester City, Barcellona e una tra Borussia Dortmund e PSG. Queste sono le possibili avversarie. Ti dico però Simo, dall'altro lato ci siamo messi nelle condizioni di andare a pescare un ottavo di finale complicato? È un dentro o fuori. Io sinceramente parto battuto con veramente poche squadre in questa Champions League. Me la gioco e vado a dire anche metti caso che sei pescato contro una grande squadra, riesci a superarla agli ottavi, poi lì si apre un cammino veramente molto interessante. Quindi paradossalmente se riesci a fare l'impresa agli ottavi di finale, poi ti si può aprire un cammino veramente importante. È chiaro che però stiamo parlando di ipotesi e dovremo vedere. Fatto sta che, ribadisco, l'Inter mi ha dato la sensazione, ecco, di voler puntare soprattutto sul campionato. Nella partita di oggi Real Sociedad praticamente perfetta secondo me in questa serata per quella che è stata l'interpretazione, per quella che è stata l'attitudine. L'Inter che sul finire del primo tempo, aggiungendo un po' di pressione, aggiungendo un po' di cattiveria agonistica in più, sembrava poter creare pericoli. Tutti i pericoli sono stati creati, sono passati da un Marcus Thuram che, come dicevamo prima della partita, era l'unico da mettere a tutti i costi oggi. E nel secondo tempo poi ancora delle difficoltà con una partita che si stava impantanando. Lautaro Martinez un paio di palloni, uno in fuorigioco, uno no, li ha avuti, ma la sensazione che con l'uscita di Thuram la partita fosse finita dal punto di vista offensivo un pochino io l'ho avvertita sinceramente. E in chat sto vedendo tanti commenti sul fatto il cambio Thuram Arnautovic non l'ho capito, non sono d'accordo, lì Inzaghi ha sbagliato, si è chiusa la partita. Sulla singola partita sono d'accordo, cioè se io analizzo questa partita così è evidente che uscendo Thuram, entrando Arnautovic, il peso offensivo dell'Inter comunque è cambiato in negativo. Loro si sono alzati tantissimo, l'abbiamo visto, avevano meno paura nel fare il fuorigioco alto e quindi almeno un 10-15 minuti di Lautaro e Thuram insieme volevamo vederli e forse avrebbe potuto farci creare qualcosa in più. Però è lì secondo me che si capisce che è stata fatta una gestione in virtù poi di quello che è il prossimo incrocio, quello con la Lazio, che è veramente importante. E sarà poi il campo a parlare. Se questo ti porterà un buon risultato contro Lazio e poi magari fai l'impresa agli ottavi di finale, allora Inzaghi avrà avuto ragione, altrimenti qui ha fatto una scelta, non l'ha premiato, però ecco, credo che oggi non fosse semplice, perché questa è una squadra, un avversario che dicevamo già dall'inizio del sorteggio avrebbe messo in difficoltà tutti. Se non lo batti in casa, chiaramente non è giusto arrivare primo, comunque se lo meritano loro, ecco. Beh, senza dubbio. Sì, sì, su questo non c'è il minimo dubbio, loro se la sono strameritata. Io, guarda, sono molto più critico, sinceramente, nel senso che poi se anche l'Inter dovesse pescare il City e eliminarla, butto lì, secondo me rimane questa una scelta sbagliata. Sarà un'impresa clamorosa se dovessi farla, però non cambio io personalmente la lettura su questa scelta. Anche il discorso di dire bisogna puntare al campionato. Sì, ok, il campionato è una priorità, l'hanno detto tutti, ma questo non vuol dire che in Champions League è legittimo buttare via una opportunità come era questa, per come la vedo io, da tutti i punti di vista. Cioè, avevi avuto per il primo anno, dopo 4 anni di Champions in cui hai avuto gironi devastanti, hai avuto il primo anno di un girone sulla carta abbordabile, avevi tutte le possibilità, ripeto, non per battere con certezza la Real Sociedad perché è una squadra seria, ma quantomeno per provarci, e hai scelto di non farlo. E adesso, per carità, non è tutto finito, non è che voglio dire, l'ho detto già pre-partita, io non mi sento battuto quasi con nessuno, nemmeno delle stra big, però è chiaro che se mi si pone davanti la possibilità di pescare il Lipsia, il Copenaghen e quelle squadre lì, e io senza nemmeno provarci fino in fondo in casa accetto di finire contro City, Real e Bayern, io rosico pesantemente, sinceramente, perché è un'occasione sprecata e non è neanche da Inzaghi, che potrà anche avere magari lo scudetto come priorità, non lo sappiamo questo, ma per come lui mi ha sempre
fatto vivere l'Inter in Champions, quando mi dice che vorrebbe rigiocare la gara di Liverpool, quando mi porta in finale, mi stride questa cosa che mi affronti la Real Sociedad e sembra un amichevole quasi, adesso sto estremizzando, però il concetto è questo e mi dispiace. Sono d'accordo perché è stata un po' tutta la Champions gestita così, perché sostanzialmente solo in Inter-Benfica abbiamo visto la formazione titolare, quindi sono d'accordo su questo nel dire che stride rispetto alla sua dichiarazione che avrebbe voluto rigiocare con Liverpool e che tra l'altro, come dico sempre, dalla proprietà in giù tutti parlano di scudetto e obiettivo seconda stella. Lui a domanda precisa dice sempre l'obiettivo è fare più partite possibili e andare avanti il più possibile in tutte le competizioni. Non dice scudetto. Quindi questo girone sicuramente va un po' in controtendenza rispetto a quello che è stato dichiarato fino a qui. Matteo dice, e ringraziamo Matteo per i 22 mesi di abbonamento, dal divano è tutto più facile, ma il cambio Arnautovic-Thuram è la cosa che capisco meno stasera. E De Pica Pica, ben ritrovato, grazie mille davvero, grazie al nostro De Pica Pica, gestione pessima, molto deluso, è arrabbiato De Pica Pica quindi per questa partita. Grazie all'L84 che invece dice la cosa che stavo mettendo sul tavolo prima, io le big preferisco incontrarle subito, avanti senza paura, sinceramente preferisco vincere contro la Lazio. Grazie mille Lele, grazie di cuore, quindi l'idea di magari peschiamo una big subito, se esci sei uscito, se la superi, fai un ulteriore passo avanti e puoi sognare davvero in grande. Questo è anche il commento di Lele. Fatto sta che l'Inter si porta a casa altri 900.000 euro con questo pareggio che si vanno a sommare agli oltre 60 milioni che l'Inter si è già intascata e assicurata con il passaggio agli ottavi di finale, la partecipazione ai gironi. Commenti ovviamente molto molto arrabbiati. Velocemente anche sui singoli, poi a parte ci saranno le pagelle. Sicuramente non ne escono bene ancora una volta da questa partita i due attaccanti di riserva. Ancora una volta il dislivello tra Lautaro Thuram e Arnautovic Sanchez è piuttosto evidente. Anche Frattesi, che era un po' il grande atteso con la polemica anche per il fatto che non ha giocato contro l'Udinese, ha avuto delle difficoltà in questa partita. La nota positiva è, secondo me, vabbè, oltre al solito Darmian, che è sempre lui, Carlos Augusto da terzo sicuramente ha fatto vedere delle cose interessanti. Sì, continuo a trovare conferme di un qualcosa che io ho notato già da qualche partita ed è particolare, non me l'aspettavo, però il campo secondo me ci dice questo. È evidente che si perda molto in fase di impostazione rispetto alla qualità tecnica di Bastoni, questo è evidente proprio in maniera chiara, però dal punto di vista della solidità e della, secondo me anche dell'utilità che Carlos riesce a dare alla squadra, finora l'ho visto meglio lì che da laterale. Poi comunque lui al Monza ha fatto anche tanti gol e tanti assist, quindi secondo me si deve poi prima o poi tornare a metterlo un po' più avanti per le doti che ha. Poi secondo me un'altra nota positiva per esempio è Quadrado che si fa 90 minuti, arrivava da diversi mesi con problemi, è positivo che alla fin fine abbia retto tutta la partita. E l'ultimissima nota che metto lì, anche se oggi vale quel che vale, è l'ennesimo clean sheet in una partita in cui l'Inter di tiri non è che ne subisca proprio tanti, perché la Real Sociedad non è che stesse giocando alla morte, però comunque è un'altra buona notizia, nonostante una difesa non titolare, per usare un eufemismo, ecco, viste le assenze. Sì, sulle assenze ovviamente avevamo già parlato prima della partita, anche durante la gara non ha potuto cambiare tantissimo, soprattutto a livello difensivo. Quadrado è stato costretto a giocare tutta la partita e stavo anche riflettendo, stavo rivedendo le immagini, Real Sociedad anche abbastanza chiaro l'intento di portarla sul pareggio anche con tante simulazioni, tante giocate scorrette e l'hanno ottenuto. Bravi loro, bravi loro. Per noi non era semplice fare di più, però la sensazione, ecco, un po' rimane di un po' di incompiuta anche per come è stato gestito tutto questo girone. Credo che siamo
quasi tutti d'accordo. Chiudo qui la clip, poi a parte le nostre pagelle con le nostre valutazioni sui singoli, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi i nostri approfondimenti, per rimanere sempre in contatto con noi. Valutate anche la possibilità di abbonarvi tramite gli abbonamenti sulla piattaforma per sostenere il nostro progetto.